Ciao avventurieri, bentornati su Max DM Crafting. Questo è l'episodio numero 2 della serie Crea il tuo dungeon. Per me adesso è sabato mattina e come faccio tutti i sabato mattina mi sparo la mia moka da 3 di caffè e sono pronto a lavorare qui nello studio. Sì, sono un caffeinomane incallito, ragazzi, per cui senza il caffè non si parte. In più sentite questa mia voce cavernicola è perché mi sono circa svegliato 20 minuti fa, non ho manco lavato la faccia, però la cosa che voglio fare sempre durante il weekend è buttarmi nel mio studio e fare un po' di scenocrafting. Oggi, ragazzi, parliamo di dungeon walls, i muri per il dungeon. È un dilemma perché la cosa che viene subito da dirsi è: servono davvero questi cosi? La mia risposta è: non servono, ma ci vogliono. Per la giocabilità su un tabellone da gioco il muro è soltanto un fastidio. Se ci pensate bene, se devo passare con la mano attraverso i corridoi, mettere le mie miniature, lanciare i dadi, un muro è semplicemente un ostacolo che mi impedisce di giocare liberamente sul tavolo da gioco. Ecco perché nei miei dungeon principalmente utilizzo le tile e utilizzo quello che viene chiamato lo spazio negativo. Lo spazio negativo è tutto quello che non è tile, è praticamente muro, è vuoto, è qualche cosa che non posso attraversare. Quindi le mie tiles, le mie piastrelline rappresentano lo spazio giocabile. Quando una tile finisce, lì c'è un muro. Questo è il modo più veloce e chiaro per portare avanti, diciamo, il nostro gioco senza difficoltà. Però c'è anche un altro problema. Se io ho due tiles uguali, adesso vi faccio vedere, prendiamo queste due tiles che sono neutre, quando io le metto una vicino all'altra, in realtà non sembrano due stanze, ma sembra una stanza di 4x8 caselle, ok? Qui, se io ho bisogno di dividere le stanze, un muro è praticamente indispensabile. Nel mio Fusion Tile System parlo di una cosa che ho ereditato da HeroQuest. HeroQuest risolveva questo problema nonostante nel tabellone ci fossero disegnati i muri, se avete presente, ma il problema era risolto già a monte cambiando il colore del pavimento. Mettendo tiles di colori diversi, ovviamente noi eliminiamo questo tipo di problema perché il nostro occhio capisce perfettamente dove finisce un'area e dove ne inizia un'altra. Questo però non è molto realistico, nel senso che in un dungeon molto spesso è difficile, non è realistico trovare un pavimento di un tipo diverso per ogni volta che io cambio una stanza, capite cosa intendo? Quindi i muri, almeno in certi casi, sono indispensabili, servono assolutamente a dividere gli ambienti e aiutano a creare l'atmosfera del dungeon. Inoltre con i muri possiamo aggiungere una marea di elementi come trappole, passaggi segreti e cose che di solito è difficile immaginare semplicemente su 2D o semplicemente su un pavimento, ok? Quindi il muro ci serve da supporto anche per altri elementi che vedremo più avanti. Ma adesso basta parlare in questa introduzione e creiamo un bel set di muri per il dungeon. Crack on! La prima cosa da fare è recuperare una buona dose di foam. Quando si costruiscono pezzi modulari è molto importante ricordarsi di costruirne sempre più di uno alla volta. Ho mostrato più volte su video come creare i muri del vostro dungeon. Se siete interessati a approfondire le tecniche e le possibilità di questo pezzo specifico, vi consiglio di guardare i video che ho linkato nelle schede di questo video. Innanzitutto andiamo a tagliare la nostra schiuma. Attenzione, in questo video vi darò delle indicazioni generali per creare due pezzi ad angolo ed un pezzo dritto. Però, ragazzi, potete sbizzarrirvi come volete su forme e dimensioni. Una volta che avete capito qual è la tecnica di base, si fa tutto allo stesso modo. Se volete vedere qual è il mio set di muri per il dungeon, guardate questo video, indicato sempre nell'angolino. Per questi pezzi taglieremo la schiuma grazie al nostro marchingegno e all'arch cutter. Otteniamo dei pezzetti di 7 mm di spessore, alti circa 2 pollici, ovvero più o meno 5 cm, e lunghi 3 pollici, più o meno 7 cm e mezzo. Otteniamo variate fettine dalla nostra schiuma. Non scarterò questa, la più sottile, perché la utilizzeremo per il colmo dei pilastri. Ora procedo a tagliare i pilastri. Questi avranno una doppia funzione, ovvero da una parte aiuteranno a rendere stabili i nostri muri sul tavolo da gioco e dall'altra al contempo abbelliranno il nostro set.
Se avete in mente di creare dei set di muri componibili, ricordatevi di lasciare sempre una delle estremità libere, senza pilastro, e di creare un paio di pilastri singoli da utilizzare per chiudere la vostra configurazione personalizzata. Una volta ricavati dei pilastri, questi qua hanno una sezione di circa mezzo pollice quadrato, cioè circa 1,75 cm. Andiamo ad inserire alla base delle viti. Queste sono circa lunghe 3 cm e sono viti da legno, quindi sono autofilettanti, entrano molto facilmente. Le inseriamo prima di disegnare i nostri mattoni, perché può capitare di essere frettolosi e alla fine, se avvito troppo velocemente o in maniera magari storta, rischio di rompere il pilastro durante l'inserimento della vite. Una volta che siamo sicuri di avere un pilastro integro con il peso extra inserito, siamo liberi di disegnare a penna i nostri mattoni. Cercate di non essere banali e di aggiungere varietà al vostro schema di mattoni. Per vedere quale sia la mia tecnica preferita, vi consiglio di guardare il video qua nell'angolino. Una volta terminati i pezzi, passo tutto con la tecnica del foglio di alluminio e siamo pronti a incollare i nostri muri. Il principio è sempre quello di attaccare un pilastro a un segmento di muro. Io sto attaccando un pilastro anche alla fine, ma se dovete combinare più segmenti, vi consiglio, come dicevo prima, di lasciare libera una delle estremità. Utilizziamo il nostro tappetino da taglio per assicurarci di allineare perfettamente i nostri pezzi, però ragazzi, anche qui cercate di utilizzare delle squadre e l'importante è non fidatevi soltanto del vostro occhio, perché avere un riferimento è molto importante, ok? Così siamo sicuri di rispettare gli angoli di 90 gradi per i pezzi angolari. Per la colorazione di base di questi pezzi passiamo prima di tutto con un nero acrilico, poi con un grigio scuro, coprendo questa volta circa l'80% del pezzo, quindi col nero copro tutto per bene e con il grigio scuro vado a coprire circa l'80%. Una volta asciutto vado a utilizzare questo grigio caldo. Lo passiamo con un pennello asciutto sia sulle nostre tiles, quelle che abbiamo creato nell'episodio precedente, andate a guardarlo se non l'avete visto, e poi lo passiamo anche sui nostri muri. In questo modo daremo grande coesione a tutto l'insieme.
Ed è tutto, facile, veloce ed effective. Ragazzi, grazie per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale, di buttare giù un like e ovviamente vi aspetto tutti all'episodio numero 3, costruiremo insieme le porte per il nostro dungeon. Ciao!